Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati qui sul mio canale. Nuovo video, nuovo interattivo dal titolo Cosa devi sapere adesso di... Vi chiedo di concentrarvi sulla persona di vostro interesse. Prima di interrogare i miei tarocchi oggi andiamo a formare il mazzetto sorpresa che rivelerò al termine della stesura coi tarocchi, della croce celtica che tra poco andremo a fare. Allora, questo mazzetto sorpresa lo andiamo a creare con 5 sibille, una, due, tre, quattro e 5. Poi 3 carte dall'oracolo degli angeli dell'amore, 1, 2 e 3. E 3 carte dall'oracolo francese dell'amore. 1, 2 e 3. Bene, ecco qui il mazzetto sorpresa che tra poco andremo a riprenderlo insieme ai dadini. Iniziamo la nostra stesura, croce celtica. Andiamo a vedere in questo momento cosa devi sapere della persona a cui stai pensando. Vediamo quali sono le energie attuali tra voi due. La prima carta è la carta del mondo, bellissima, bellissima. Iniziamo qui alla grande, la croce celtica si apre con il mondo, 21esimo arcano maggiore, molto importante, che ci esprime una forte energia di obiettivi che vengono raggiunti. Quindi tutto ciò che in questo momento parrebbe essere spento, rallentato, finito, in un certo senso il mondo lo rimette in piedi. Il mondo rappresenta proprio l'apoteosi, l'arrivare a raggiungere determinati obiettivi importanti e specifici. È proprio l'ultimo arcano maggiore che va a chiudere il cerchio dei 22 arcani maggiori. Allora, a fondo mazzo abbiamo la carta del paggio di bastoni. In effetti qui siamo di fronte probabilmente a una figura maschile o comunque un uomo che in un certo senso parrebbe comportarsi in maniera incomprensibile, altalenante, con una volontà a giornate, a scatti. Quindi ci sono delle fasi in cui questa persona sembrerebbe essere propositiva, allegra, solare, e anche che ha delle intenzioni, dei progetti insieme a voi. Ci sono fasi in cui sembrerebbe tirarsi indietro, quindi c'è della titubanza, dell'indecisione da parte di questa persona a livello interiore, perché questa è la carta a fondo mazzo, ma qui abbiamo il mondo. Cioè, questa persona come vi pensa? Vi pensa come il massimo a cui possa aspirare, quindi siete importanti per questa persona. Andiamo avanti. Andiamo a vedere le energie di questa persona verso di voi. Beh, qui c'è un secondo arcano maggiore che è proprio il numero 2, ossia la papessa. Guardate, qui si è formata una coppia perché in questo particolare mazzo il mondo è rappresentato proprio da una figura maschile e la papessa da una figura femminile, quindi è venuta fuori una coppia. La papessa per antonomasia è studio, meditazione, riflessione. Diciamo che questa persona sta studiando voi, ma sta studiando anche se stessa, perché sta cercando di capire i suoi sentimenti, di fare autoanalisi,
circa il vostro rapporto. È uno studio a vicenda, eh? Voi studiate questa persona studia voi. Le carte non escludono che alcuni potrebbero ritrovarsi in una fase di silenzio o di raffreddamento di comunicazioni, per altri semplicemente la papessa indica lo studio, studiarsi a vicenda. A fondo mazzo abbiamo proprio il paggio di denari o pentacoli. È interessante come a fondo mazzo, dopo il mondo, c'era il paggio di bastoni, adesso torna un altro paggio che però è di denari. Quindi l'energia del paggio è molto prevalente, è un'energia appunto immatura, in questo caso poco concreta. Quindi questa persona parrebbe appunto alternare azioni a riflessione, momenti in cui si fa avanti, momenti in cui si tira indietro. Andiamo avanti, andiamo a capire il perché questa persona si comporta così. Vediamo. E beh, guardate qua, abbiamo il 2 di denari che ricorda tantissimo il paggio di denari. Perché? Perché anche questa carta ci parla di indecisione, di scelta, quindi due opzioni tra cui scegliere. E in effetti qui le carte ci parlano di carattere, quindi di temperamento. Probabilmente qui siamo di fronte a una persona poco decisa per indole, per natura, una persona riflessiva che prima di fare qualcosa ci pensa e ci ripensa, un po' diciamo lumaca, ecco, un po' tartaruga, una persona molto lenta che appunto prima di decidersi ne fa passare di tempo, però allo stesso tempo ci vedo anche il riflettere tra queste due opzioni, cioè non è una persona passiva che sta ferma perché vuol starci, è una persona che in realtà nella sua apparente stasi pensa tanto, vi pensa tanto e sta cercando di capire quale delle due strade intraprendere a livello proprio di azioni nei vostri confronti. A fondo mazzo abbiamo l'asso di denari, ma è eccezionale, è una delle carte più belle di tutto il mazzo perché per mia personale esperienza rappresenta il nuovo inizio, l'inizio concreto, quindi il rinnovamento di un rapporto, il proseguimento di un rapporto, il cominciare un nuovo rapporto, ma all'insegna della concretezza, della solidità. È una carta che porta anche fortuna, nuovi progetti, bellissima. Quindi l'asso di denari a fondo mazzo esprime che quell'indecisione del 2 di denari in realtà nasconde sotto, quindi nel profondo di questa persona, una grande realizzazione. È come se questa persona volesse in un certo senso o riprendere il rapporto in maniera concreta, oppure cominciarlo. Magari se avete conosciuto da poco questa persona, possiamo aggiungere questa interpretazione. Andiamo avanti, analizziamo il passato tra voi due, vediamo che energie saltano fuori dai miei tarocchi. Beh, abbiamo il matto, il 2 di denari, il matto, quindi qui siamo di fronte a un'energia altalenante e come vi dicevo prima, questa persona parrebbe aver adottato dei comportamenti e degli atteggiamenti incomprensibili, instabili. Infatti il matto è tipica energia di colui che ha difficoltà nel trovare il proprio centro, il proprio equilibrio. Il matto rappresenta anche la follia, quindi l'imprevedibile. È una persona che appunto sparisce, poi riappare, poi sparisce di nuovo, poi ritorna. Ecco, c'è questo andamento particolare. A fondo mazzo
abbiamo l'asso di spade. L'asso di spade è una bella carta perché rimanda alle comunicazioni, ai pensieri. Ed è una persona molto profonda perché l'asso di spade mette in gioco non solo della messaggistica che questa persona vorrebbe riaprire con voi, ma anche una dichiarazione mai fatta, è l'asso, quindi l'inizio, i nuovi inizi. Proseguiamo, vediamo recentemente questa persona cosa ha pensato e cosa prova. Vediamo. E infatti abbiamo la torre. Le carte non escludono probabilmente per alcuni di voi che questa persona si sia allontanata o abbiate vissuto dei momenti di confronto più o meno acceso. Diciamo che questa carta è molto forte perché è il sedicesimo arcano maggiore, quindi ci parla, diciamo, di un venire a galla in un certo senso di situazioni forti e diciamo l'orgoglio distrutto in un certo senso, quindi qui possiamo veramente esprimerci dicendo che è importante superare non solo l'orgoglio in questo caso, ma tutto ciò che non va. È come se voi due, diciamo, avete costruito una torre, quindi un edificio, e i mattoni di questo edificio rappresentano proprio i giorni trascorsi insieme, il tempo trascorso insieme. E tutto ciò che avete costruito, guardate qui, arriva il fulmine che va a spezzare tutto quello appunto che avete vissuto. Questo fulmine può rappresentare per alcuni delle discussioni, per altri dei comportamenti incomprensibili da matto, per altri ancora l'altalenanza, eccetera. Diciamo che comunque è importante superare questa fase della torre per arrivare a una riappacificazione con l'arcano 17esimo che segue la torre, ossia le stelle, che è un arcano anche di verità. Probabilmente qui ci sono delle cose nascoste. Prima della torre abbiamo il diavolo. E ricordiamoci che l'energia del diavolo è il nascondersi, il non dire le cose, anche volutamente a volte. Ed ecco perché qui c'è la torre. Però ricordiamoci anche che dopo la torre abbiamo le stelle, quindi la pace. Proseguiamo a fondo mazzo, guardate qui cosa c'è, l'asso di coppe. Ed è interessante, i tre assi sono venuti fuori a fondo mazzo, tre assi, quindi nel profondo di questa persona c'è un mondo, il mondo per voi. Il mondo è uscito prima, come prima carta, E l'asso di coppe cosa ci indica? L'amore. Questa persona prova, al di là di tutto ciò che state vivendo, avete vissuto, eccetera, prova un sentimento molto importante. A volte non riesce ad esprimerlo bene, ma c'è, nutre questo sentimento. Ed è interessante come sono venuti fuori i tre assi, asso di denari, poi abbiamo l'asso di spade e l'asso di coppe. L'asso di coppe. Proseguiamo, andiamo avanti, è una stesa molto forte in questo video. Vediamo le energie future di questa persona nei vostri confronti. Vediamo. Il 4 di bastoni, ma guardate qua che bella carta nella sua iconografia e rappresentazione. Due anime che danzano, due persone che si stringono, si baciano, si amano e gli altri che osservano. Il 4 di bastoni è la stabilità volitiva, quindi questi due personaggi che per loro volontà, quindi per una volontà reciproca, stanno insieme, decidono di stare insieme o riprendere il rapporto. A fondo mazzo abbiamo il 3 di denari. Il 3 di denari è una bellissima carta perché è la costruzione.
la costruzione, ci parla anche di negoziazione, di compromesso. Per altri potrebbe essere anche il fatto che abbiate conosciuto questa persona in un'attività commerciale, in un luogo di lavoro, in un negozio. E per altri potrebbe indicare anche il lavorio interiore reciproco. Io percepisco in questa stesa tanta voglia di rivedere e risentire questa persona per una piccola parte di voi, e ci sento anche il desiderio di cominciare un rapporto o di riprenderlo. Questa è una stesa molto molto particolare e si rivolge anche a coloro che stanno vivendo regolarmente un rapporto, diciamo, con una persona, quindi che sentono e vedono regolarmente questa persona, ma che ci sono delle cose da chiarire, dei comportamenti strani da parte di questa persona. Ecco, il 3 di denari va in un certo senso a lavorare sulle incertezze e quindi si sta muovendo qualcosa di più costruttivo. Andiamo avanti, vediamo voi che state guardando il video in che energia vi trovate in questo momento. Vediamo, Allora, no, vabbè, il 3 di denari è appena uscito prima a fondo mazzo e questo è proprio, infatti, mi sentivo che il 3 di denari appartenesse proprio a voi che state guardando il video. Guardate qua. Eh sì, assolutamente. Cosa desiderate da parte di questa persona? Più stabilità, che capisca finalmente il vostro sentimento per lui o per lei, quindi ciò che provate, ma anche che comprenda l'importanza che avete voi nella sua vita, nella propria vita. Ma siete importanti per questa persona, proprio avevamo il mondo prima, quindi il mondo rappresenta il massimo a cui si possa aspirare e anche un obiettivo importante che è proprio nel cuore della nostra croce celtica di oggi. E quindi qui assolutamente posso vederci anche il desiderio di costruire insieme qualcosa, passo dopo passo. Andiamo a vedere a fondo mazzo. Abbiamo, no vabbè non ci posso credere, l'asso di bastoni che mancava, 4 assi, no vabbè non ci posso credere, guardate qua, cioè, ma vedete voi, io mescolo le carte davanti a voi, cioè 4 assi, non ho parole. Cioè, qui c'è veramente un'esplosione di energia pazzesca tra voi e questa persona. I 4 assi rappresentano il ricominciare, oppure il cominciare, o il rinnovare, quindi una miriade di possibilità proprio in tutti e 4 gli elementi della vita, che sono appunto i bastoni, i denari o pentacoli, le spade e poi abbiamo i denari. Ma che dirvi, che tra l'altro sono anche i 4 elementi rappresentati nella carta del mondo. E beh sì, 4 assi, ma pazzesco, pazzesco. Andiamo avanti, vediamo le influenze esterne al vostro rapporto, sia destinali ma sia inerenti ad eventuali persone in mezzo, Vediamo. Abbiamo il 7 di coppe e a fondo mazzo l'asso di spade che torna. Beh, allora, gli assi oggi sono pazzeschi in questa croce celtica e ci vogliono dare questo messaggio di bellezza, di rinnovamento, di freschezza e di possibilità. Il 7 di coppe ci parla di pensieri, di sogni, di sentimenti non vissuti o vissuti inconsapevolmente e interiormente, quindi non venuti ancora a galla al 100%. Questo è quello che ci dice questa carta. Vediamo le influenze interiori tra voi due, ciò che non si vede. Vediamo. No, vabbè, l'asso di bastoni, a fondo mazzo il 2 di bastoni.
ed è una combinazione, se vi ricordate, che è venuta fuori tra il 2 di denari e l'asso di denari, quindi torna il concetto dello sviluppo, dall'asso che si trasforma in 2, poi arriva il 3 di denari, insomma qua c'è una progressione anche numerica da tenere in conto e da valutare in questa croce celtica. Il 2 di bastoni è vero che rappresenta l'altalenanza, quindi la fase pre-decisionale, ma l'asso di bastoni è lo scendere in campo. Quindi da che era a fondo mazzo quell'energia, adesso è venuta fuori. Ok, che stiamo parlando della porzione delle influenze interiori, quindi ci parla sempre del profondo di questa persona, ma l'asso di bastoni è uscito dal fondo del mazzo, quindi ci sta parlando e ci esprime proprio il suo significato di inizio, di rinnovamento. Proseguiamo, ma anche di un gesto, di un'azione concreta. Proseguiamo, vediamo il finale della croce celtica. Qual è il finale? Beh, la carta degli innamorati. Io non avevo dubbi, mi sentivo che sarebbe uscita sta carta, e abbiamo la regina di bastoni. Allora, la regina di bastoni ci parla di una forte volontà da parte appunto della figura femminile, una volontà ferrea che sa aspettare, a volte si spazientisce, però altre volte riesce a gestire la sua emotività, perché è dotata di grande forza di volontà ma anche di coraggio. Quindi cosa desidera questa regina di bastoni? Desidera proprio che questa persona faccia una scelta, oppure che questa regina di bastoni deve fare una scelta. Deve fare una scelta e la persona di cui abbiamo parlato sta aspettando questa scelta. Quindi potrebbe essere un caso o l'altro. Ma qui comunque gli innamorati, gli amanti o l'innamorato, il sesto arcano maggiore ci parla proprio di sentimenti profondi, ma anche di una scelta importante da fare o che si sta aspettando. Allora, andiamo a svelare il mazzetto sorpresa che abbiamo preparato prima, partendo dalle sibille. Tra poco interrogheremo anche i dadini. Allora, ingresso inaspettato. Potrebbe trattarsi di una comunicazione per alcuni di voi, per altri di un invito. Abbiamo visto che questa persona ha intenzione di farsi avanti o rifarsi avanti. Poi abbiamo la grande fortuna, guardate che bella questa carta, quindi il destino ci rimanda alla ruota della fortuna degli arcani maggiori, bellissima carta, quindi gli eventi che girano, benessere improvviso, guardate che bello, benessere di quello proprio abbondante che non guasta mai, quindi buone energie che girano, la povertà che mi sento di interpretare in questo caso come la mancanza di azioni o la mancata scelta da parte di qualcuno che ancora deve fare. E la povertà potrebbe rappresentare per alcuni anche il fatto che in questo momento non vi state sentendo oppure vedendo, o semplicemente l'attesa di questa scelta. E poi abbiamo il viaggio, quindi potrebbe trattarsi di una persona distante da voi fisicamente, oppure che sembrerebbe distante a livello appunto comunicativo, eccetera. Il viaggio rappresenta anche le vacanze, tutto ciò che ha a che fare con gli spostamenti, ma anche traslochi, per alcuni anche il lavoro, eccetera. Poi andiamo avanti, vediamo l'oracolo degli angeli dell'amore, il conoscersi, quindi qui è importante approfondire la conoscenza. Mi rivolgo ad esempio a coloro che stanno conoscendo una persona da poco,
Quindi è importante approfondire, ma abbiamo visto con i 4 assi che le intenzioni ci sono tutte. Se svelate l'uno all'altro il vostro sé più nascosto, rafforzate il vostro legame. Per altri, quindi per coloro che conoscono da tanto tempo questa persona, probabilmente ci sono ancora alcuni aspetti da valutare, da conoscere, da approfondire. Poi l'anima gemella, quindi qui si tratta proprio di un'anima gemella. Sì, questa persona è proprio la tua anima gemella. E poi vale la pena di aspettare. Vi ricordate cosa vi dicevo prima? Guardate la sincronicità del mazzetto sorpresa, come va a legarsi alla scelta che qualcuno qui deve fare ancora. Però le carte ci dicono vale la pena di aspettare. Il sincronismo divino o destinale è all'opera nella tua vita amorosa, quindi le cose si stanno muovendo piano piano. Poi ricevere delle notizie, guardate che specifica questa carta, messaggi, contatti, e qui ci parla di una persona che si fa risentire o comunque emerge, manda delle notizie, dei segnali di fumo. Poi abbiamo la gelosia, la rivalità. Questa è una carta molto particolare perché potrebbero esserci degli intrusi o io più che intrusi in realtà qui ci vedo delle gelosie, magari qualche amica gelosa del vostro rapporto oppure semplicemente la vostra gelosia, E quindi la tua gelosia è quella di questa persona, potrebbe anche indicare questo. E poi abbiamo l'amore passionale, grande amore e sentimenti reciproci. Beh, qui le carte francesi dell'amore sono molto esplicative, quindi non solo siete anime gemelle, ma si sente, si avverte un amore grande, un amore profondo. Andiamo ad estrarre i dadini, vediamo quali ulteriori messaggi ci daranno. Allora, il numero 2 che abbiamo visto in questa stesa con la papessa, infatti ci rimanda a quell'arcano maggiore. Il 2 potrebbe rappresentare il giorno specifico di un mese specifico, rimandarci al mese di febbraio e quindi ai segni dei pesci e dell'acquario e quindi anche alla papessa in un certo senso, allo studio reciproco, alla meditazione e alla riflessione. Poi abbiamo il nodo lunare, lunare da luna, quindi il segno del cancro, i mesi di giugno e luglio, aggiungiamo anche i segni del leone, ma anche i gemelli e il nodo lunare ci parla di karma. Infatti le carte ci hanno confermato che voi due siete delle anime gemelle e poi abbiamo di nuovo il segno del cancro che ritorna in questa stesura. Il quarto campo astrologico che ci parla della casa, dell'abitazione e del focolare domestico. Ecco qui la nostra croce celtica, il mazzetto sorpresa, una stesa fantastica, 4 assi, forse mai successo diciamo nei miei video precedenti e quindi è una stesa molto 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 forte. Io vi mando un abbraccio grandissimo, per i consulti privati scrivete un messaggio al numero WhatsApp indicato in basso a destra. Vi aspetto al mio prossimo video. Un bacio grande dal vostro Roberto.